grazie all'associazione di questo invito. Mi fa sempre molto piacere potermi confrontare con i commercialisti, una categoria professionale che io considero ormai quasi in una relazione di colleganza, perché ci sono delle aree di intervento comuni tra noi avvocati e i commercialisti talmente strette che molto spesso mi trovo a parlare con loro, a sentirli come fossero dei colleghi. Ehm, un campo ad esempio è quello della giustizia tributaria, nella quale ci accomuna la possibilità di difendere il contribuente prima nel secondo grado di giudizio, un altro è questo, della crisi d'impresa, nel quale condividiamo esperienze, nell'ambito degli incarichi che svolgiamo, da parte del tribunale, nel consulenze tecniche e soprattutto direi anche nell'assistenza degli imprenditori in quella fase delicatissima che precede o è coeva allo stato di crisi e all'insolvenza. Ho scelto di parlarvi di un tema un po' di nicchia, ed è per questo che ho preparato delle slides che comunque poi immagino poter trovare sul sito dell'associazione, è il tema del trust. Che relazione c'è tra il trust e la crisi d'impresa e le procedure concorsuali in genere? Innanzitutto a me sembra che una somiglianza rilevante si possa trovare tra lo schema astratto del trust e tutte le procedure concorsuali, perlomeno quelle liquidatorie, nelle quali abbiamo, in entrambi i fenomeni, abbiamo infatti un patrimonio destinato a soddisfacimento di uno scopo specifico, che nel nostro caso, nel caso delle procedure concorsuali liquidatorie, è il pagamento dei creditori, e la gestione di questo patrimonio affidata ad un soggetto diverso da quello che ne era originariamente titolare. Quindi così come nel trust abbiamo un disponente che si priva di qualcosa di suo, lo affida al trustee affinché lo amministri secondo gli schemi generali del trust, vantaggio dei beneficiari. Allo stesso modo concorsuale abbiamo un patrimonio che viene affidato ad un soggetto creato dal tribunale, datore giudiziale, affinché lo amministri, lo studi e lo gestisca a vantaggio della determinata categoria dei creditori. Ecco, proprio questa relazione tra il trust e le procedure concorsuali, questa somiglianza, ha fatto sì che nel corso degli anni sia stato utilizzato spesso nell'ambito delle procedure concorsuali. Sappiamo tutti che viene stato utilizzato e viene utilizzato nell'ambito del concordato preventivo per garantire l'utilizzo della finanza esterna, no, si fa un trust in cui il soggetto terzo rispetto all'imprenditore conferisce cosiddetto surplus concordatario, cioè una determinata quantità di finanza esterna o addirittura di beni da liquidare, affinché questi vengano messi a disposizione dei creditori sotto la condizione sospensiva che naturalmente il concordato venga omologato. Ma abbiamo anche altri usi del trust che sono stati fatti, e antesignano a questo tipo di uso del trust è stato il Tribunale di Roma che, in 2 casi nel 2003 ha consentito l'uso del trust per la chiusura anticipata del fallimento. Il tribunale ha consentito che venissero conferiti in un trust alcuni crediti fiscali di lunga esigibilità, e quindi ha fatto in modo che il fallimento potesse essere chiuso anticipatamente. Altri usi del trust che si possono immaginare, non a vantaggio di procedure concorsuali, ma ad esempio di un accordo di ristrutturazione dei debiti, si può immaginare di segregare in parte il patrimonio dell'imprenditore nella fase preliminare, quella proprio in cui ci si accosta alle trattative, non quella in cui le trattative sono iniziate e sono già ad un buon punto, ma quella proprio in cui ci si deve rapportare all'inizio delle trattative. C'è quindi il rischio che i primi creditori che vengono a conoscenza dello stato di crisi, di difficoltà, aggrediscano il patrimonio dell'imprenditore. E anche in questo caso si è detto: ma perché non utilizzare il trust per segregarne una parte in modo da anticipare quegli effetti che la legge riconduce soltanto alla procedura prevista dalla norma sull'accordo di risoluzione dei debiti. Allora, in questo caso come reagisce l'ordinamento giuridico? C'è chi propugna un uso molto esteso del trust anche nell'ambito delle procedure concorsuali e per la procedura anticipata del fallimento, anche nel caso di un penale,
della fase preliminare dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, tutti questi utilizzi devono però passare al vaglio di quello che in linguaggio giuridico è l'argomento di Volwit ubi Nolwit, cioè se il legislatore ha previsto degli strumenti tipici per assicurare determinati effetti, ad esempio protezione del patrimonio dell'imprenditore o chiusura anticipata del fallimento, posso utilizzare il trust per sostituire questi effetti, quindi posso utilizzare il trust con una funzione, per così dire, sostitutiva di alcuni effetti della procedura concorsuale. Ecco qui qualcuno ha risposto di no e in effetti questa obiezione mi sembra fondata, perché se pensiamo alla chiusura anticipata del fallimento, dobbiamo considerare che nel 2003, quando il Tribunale di Roma lo ha consentito, cioè ha consentito un uso del trust per il conferimento di crediti di lunga esigibilità, non c'erano gli strumenti che ci sono oggi, e cioè la possibilità, per l'articolo 118, di chiudere il fallimento anche in pendenza di azioni giudiziarie, perché il curatore cede appunto crediti anche futuri di lontana esigibilità. E quindi dove il legislatore ha voluto ce lo ha detto, e se noi andiamo a utilizzare uno strumento diverso, che tra l'altro è sì previsto dal nostro ordinamento, ma è preso in prestito dal nostro ordinamento, forza di una convenzione internazionale, da un ordinamento straniero, ecco, qualche dubbio si può porre. Occorre utilizzare per chiudere anticipatamente le procedure gli strumenti che ci sono. Arriverò naturalmente poi al tema che mi interessa di più, che è quello della composizione negoziata della crisi d'impresa, ma passo attraverso un altro grande area di utilizzo possibile del trust, che è quello per tutelare l'impresa. Siamo al di fuori della procedura concorsuale, potremmo essere addirittura al di fuori della crisi d'impresa. L'imprenditore decide di conferire uno o più beni in un trust semplicemente per tutelarli, per avere un effetto di protezione del patrimonio che vuole assicurare in questo modo. Esempi che io traggo dalla giurisprudenza, che la pratica, sono questi. Ad esempio, si è pensato di utilizzare il trust in funzione liquidatoria, cioè il legislatore conferisce al trust una parte dei propri beni per liquidarli o addirittura tutti, in modo da affidare al trustee il compito di fare quello che invece dovrebbe fare il liquidatore. Seguendo il ragionamento di prima, sembrerebbe di poter dire: "Ma no, il trust che sostituisce la liquidazione non è possibile. Se abbiamo le norme sulla liquidazione volontaria, non possiamo utilizzare uno strumento atipico, dobbiamo utilizzare le norme sulla liquidazione volontaria e il liquidatore nominato dall'imprenditore, e quindi le regole della liquidazione volontaria. Non è possibile il trust che sostituisca totalmente la liquidazione volontaria, anche se dobbiamo registrare una sentenza della Cassazione del 2020 che ne discorre in termini di possibilità. C'è un passaggio importante della motivazione: è legittimo il trust con cui l'imprenditore ha conferito tutto il suo patrimonio al trustee affinché lo liquidasse, addirittura scegliendo se svolgere oppure no ancora un po' di attività commerciale. È una decisione un po' distonica, che si capisce meglio leggendola e se si guarda il caso concreto. In realtà in questo caso la Cassazione non si è pronunciata in via principale sulla legittimità di questo strumento, è pronunciata e ha affermato effettivamente la possibilità di utilizzare questo strumento in un caso in cui agiva un creditore dell'impresa che aveva demandato al trust la liquidazione, agisce contro il trust per ottenere il soddisfacimento del suo credito, il trustee eccepisce il difetto di legittimazione passiva e alla fine del percorso la Cassazione dice: "No, no, trustee non puoi eccepire il difetto di legittimazione passiva perché tu hai legittimamente ricevuto tutto il patrimonio aziendale e il compito di liquidarlo". Dunque dicevo, trust per l'impresa in bonus, sì, c'è questa decisione che consente di utilizzarlo per la liquidazione volontaria, però resta fermo il principio stabilito da altre decisioni secondo cui il trust anticoncorsuale, cioè quello fatto per evitare gli effetti del fallimento, conferendo di tutti i beni nell'imminenza dell'insolvenza, è semplicemente nullo ab origine
per contrarietà alle norme operative è addirittura non riconoscibile dal nostro ordinamento. Quindi sicuramente non si può fare il trust anticoncorsuale. Vediamo quale può essere il criterio però per stabilire se un conferimento in un trust è legittimo dal punto di vista dell'azione revocatoria oppure no. Sappiamo che le sezioni unite della Cassazione ci hanno indicato il criterio della causa concreta, quindi non è lo schema astratto del negozio che ci dice se questo negozio è revocabile oppure no, ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare, ma il suo utilizzo concreto. Ebbene, il trust in sé si dice che non ha una causa, ha una causa aperta, quindi non è né a titolo gratuito né a titolo oneroso, sebbene l'attribuzione del disponente non riceva un corrispettivo in cambio, si tratta di un negozio che in sé non si può definire a titolo gratuito o a titolo oneroso se non se ne guarda la causa concreta. E nel trust liquidatorio è stato affermato, questo lo possiamo assumere come punto di riferimento, che si tratta di un negozio a titolo oneroso e non a titolo gratuito, che posto che lo disponente imprenditore lo utilizza con lo scopo di pagare i propri creditori, il negozio a titolo oneroso, questo poi avrà anche degli importanti effetti tributari, ma sicuramente dal punto di vista del diritto fallimentare deve essere riguardato alla stregua della disciplina sulla revocabilità dei negozi a titolo oneroso e non di quella sulla revocabilità dei negozi a titolo gratuito. Dunque, andando un po' più velocemente, allora veniamo al tema del trust nella composizione negoziata della crisi d'impresa. Un ruolo sicuramente innegabile, e cioè che resiste anche l'argomento dell'ubi voluit, cioè un ruolo con il quale non si attribuisce al trust la sostituzione di qualcosa che il legislatore ha voluto fare in un altro modo, è quello ad esempio della segregazione dei beni terzi, così come nel concordato. Le misure di protezione, l'automatic stay della crisi prevista dalla composizione negoziata della crisi d'impresa protegge sì i beni dell'imprenditore, naturalmente non quelli dei terzi, eventualmente vogliono apportare risorse, e quindi anche in questo caso si può immaginare di utilizzare un trust con il quale un terzo, magari il socio, conferisce uno o più beni, condizionato con la condizione sospensiva che vengano conclusi gli accordi con i creditori previsti dalla composizione negoziata. Cosa accade se è proprio l'imprenditore che ha fatto accesso alla procedura di composizione negoziata che vuole utilizzare il trust per favorirla? In questo caso il conferimento di beni in trust possiamo sicuramente qualificare come un atto di straordinaria amministrazione. Un esempio che mi è venuto in mente, anche considerando casi che mi sono capitati, è quello in cui l'imprenditore che abbia fatto accesso alla composizione negoziata lo abbia fatto, come spesso purtroppo cade in queste procedure, quando era costretto a farlo, e cioè aveva già pendente l'istanza di fallimento, aveva già il pignoramento dei conti correnti in corso, quindi con l'automatic stay, perfetto, si fermano i pignoramenti. Auspicabilmente il tribunale concederà la conferma delle misure di protezione, quindi i pignoramenti sono tutti bloccati, non si può procedere all'assegnazione delle somme, però ci potrebbero essere dei problemi, come poi nella pratica effettivamente si presentano, quando l'imprenditore vuole utilizzare i conti correnti pignorati o altri conti correnti. Dal punto di vista teorico non vi è nessuna difficoltà ad aprire un nuovo conto corrente senza pignoramenti in corso. Dal punto di vista pratico può accadere che gli istituti bancari non abbiano nessuna intenzione di aprire un nuovo conto corrente anche all'imprenditore che ha goduto delle misure di protezione, quindi ha i pignoramenti già iniziati fermi, ma non lo fanno non per una ragione di tipo giuridico, non lo fanno proprio per una ragione di pratica. E quindi l'impresa che ha fatto accesso alla procedura si trova nella difficoltà di non sapere come fare ad utilizzare l'operatività bancaria e a proseguire la sua attività, anche a pagare i creditori che ha inteso pagare. Possiamo immaginare che nella composizione negoziata l'imprenditore faccia fare al trust una gestione della propria tesoreria, conferendogli ad esempio crediti da incassare. E quindi risolva in questo modo il tema dell'impossibilità di utilizzare i conti correnti bancari. Come si può, secondo me, valutare la legittimità di un comportamento di questo tipo, che io qui ipotizzo come una via di mezzo tra una provocazione e una proposta, più uno spunto di riflessione comune? Si può ricavare il criterio di validazione di quest'atto, secondo me,
guardando alla disciplina che regola il comportamento dell'esperto, il quale rispetto agli atti di straordinaria amministrazione, come è questo, ha un potere di controllo, nel senso che, gli devono venire segnalati, poi, svolge una valutazione e annota il proprio dissenso fino a poter arrivare a fare in modo che questo atto, che in base alla disciplina della composizione negoziata avrebbe l'esenzione dall'azione revocatoria, non ce l'abbia più grazie al dissenso dell'esperto. Ecco, però qual è il criterio che deve utilizzare l'esperto per guardare tutti gli atti che compie l'imprenditore? Il criterio, secondo me, costituisce poi in realtà la causa concreta di tutto il sistema della composizione negoziata, è quello che è contenuto nel piano di risanamento. Cioè il piano di risanamento e la difformità rispetto al piano di risanamento è ciò che deve, guidare le trattative e anche l'attività dell'esperto, che si deve pronunciare proprio in merito alla potenziale attitudine di questo piano a risolvere la crisi d'impresa. Solo che il piano di risanamento non è il presupposto iniziale della procedura, cioè non è che la procedura inizia con un bel piano di risanamento già pronto e fatto che occorre controllare, ma la procedura in realtà si svolge con la redazione, con il perfezionamento, il miglioramento di questo piano di risanamento che deve stare già nella testa dell'imprenditore, che deve guidarla tutta. E quindi in realtà l'imprenditore, a mio avviso, deve mettere subito sul piatto l'idea del piano di risanamento che vuole porre in essere, cioè devi avere ben chiaro dove vuole andare, chi vuole pagare, per quanto, come, se accadranno certi eventi, chi pagherà, se ne accadranno altri, chi pagherà, come verranno considerati i creditori, quali creditori verranno considerati strategici e quali no, e come verranno pagati. E quindi nell'ambito di un progetto che deve essere già pronto, perlomeno pronto in bozza, diciamo così, prospettato, chiaro nella testa dell'imprenditore, si possono svolgere tutti gli atti della procedura, quindi anche l'eventuale, conferimento di uno o più beni in trust. In altre parole, il piano di risanamento, i cui requisiti poi sono addirittura previsti dal decreto dirigenziale, quindi il legislatore si preoccupa addirittura di spiegare come deve essere fatto questo piano, dà una serie di suggerimenti: deve essere fatto così, deve considerare questo, quello, spiega molte cose del piano di risanamento, anche dal punto di vista pratico, ed allora è questo è la causa concreta che, consente di legittimare gli atti di straordinaria amministrazione, fra i quali sono ovviamente ricompresi anche gli eventuali conferimenti di beni in trust, come nel caso un altro uso poi del trust sempre in quest'ambito, può essere funzionale all'esecuzione degli accordi conclusi con i creditori. Quindi in questo caso, sempre nell'ambito di un piano di risanamento, io posso demandare l'esecuzione dell'accordo, quindi determinati pagamenti li posso demandare a un trust, che magari può garantire, il creditore, che si fida di meno degli impegni della parola presa dall'imprenditore. Concludiamo sugli aspetti tributari del trust. In sintesi, ci è stato confermato adesso finalmente dall'Agenzia delle Entrate che non c'è più alcun dubbio sul fatto che non si paga l'imposta proporzionale in entrata. Non ce ne sarebbe nemmeno bisogno per quello che riguarda il trust con scopo liquidatorio, perché Mhmm, il trust con scopo liquidatorio, non ha una causa, di liberalità, e quindi non ci sarebbe comunque alcun motivo di applicare l'imposta su donazioni e conferimenti liquidatori. Comunque adesso è ormai superata la regola del un passaggio, una imposta, quindi, ogni volta che un bene entra e ogni volta che un bene esce dal trust, questo viene sottoposto a imposta. Adesso, l'imposta in entrata è definitivamente esclusa, l'imposta in uscita è esclusa semplicemente perché il beneficiario creditore dell'impresa, e quindi che viene pagato attraverso un trust liquidatorio, non è che si sta arricchendo per il solo fatto che riceve un bene da un trust, si sta arricchendo semplicemente per il fatto che gli viene, pagato credito da un terzo, ma gli viene sempre pagato un credito. Non c'è nessun elemento di arricchimento ulteriore che debba essere sottoposto ad una ulteriore imposta. Va infine considerato l'aspetto delle imposte, dirette, perché comunque il trust è anche soggetto di imposte dirette e ci si pone il problema di come devono essere configurate le imposte dirette nel caso del trust liquidatorio. Qui arrivo subito alla conclusione: una
antica, che ormai risale al 2003, decisione dell'Agenzia delle Entrate, la quale dice espressamente il trust liquidatorio è un trust opaco. Un trust opaco vuol dire che sconta l'imposta in capo al trust, quindi imposta applicabile ai redditi eventualmente prodotti da beni conferiti nel trust, quindi per esempio dividendi oppure redditi di locazioni, sebbene i beneficiari siano individuati, perché sono i creditori, quindi sono specificamente individuati, sebbene questi beneficiari abbiano effettivamente un diritto di pretendere dal trustee l'attribuzione di determinate somme, perché hanno un diritto di credito e quindi il trust è configurato in modo da attribuire a costoro un diritto diretto e non mediato dalla discrezionalità del trustee a pretendere la corrispondenza di queste somme, non si considera trasparente il trust, lo si considera opaco. Questo risolve il problema, perché se fosse da considerare trasparente, i redditi prodotti dai beni segregati nel trust andrebbero imputati per trasparenza ai beneficiari, invece considerando il trust liquidatorio opaco, i redditi vengono imputati al trust e il trust esaurisce il pagamento dell'imposta e quindi su successivi trasferimenti non vi sono che non vi siano ulteriori imposte. Questo soltanto nel caso in cui siano trasferiti nel trust beni produttivi. Resta invece un grande problema fiscale, che qui semplicemente lascio aperto per quello che riguarda il trust liquidatorio, e per cui l'imprenditore conferisca beni che stanno nell'alveo delle imprese. Quindi in questo caso c'è una circolare dell'Agenzia delle Entrate che dice anche nel caso di un trust dove l'imprenditore conferisca dei beni escono dall'alveo delle imprese, quindi a seconda dei casi saranno chiari, si applicherà la disciplina ordinaria per i beni che escono dall'impresa, e questo non è contestabile secondo me, perché qui si tratta di conferimenti a scopo liquidatorio dove per l'appunto la causa concreta dell'intera operazione dovrebbe far applicare la stessa disciplina che la legge fiscale riserva ai beni che si trovano dentro l'impresa, perché in questo caso no, sono usciti soltanto per realizzare uno scopo specifico. Su questo però ci sono dei dubbi, la circolare dell'Agenzia delle Entrate è ancora chiara nello spiegare esattamente che qui l'imposta diretta si deve pagare ricorrendo i presupposti. Probabilmente è necessario un chiarimento interpretativo, un interpello se questo strumento verrà utilizzato. Grazie.